lo avrebbe mai detto? Una roadster inglese. Ho avuto già il piacere di poter guidare varie Spider italiane, partendo dalla Dino Spider, passando per il duetto, arrivando all'X19, ma quando ho guidato lei 2 giorni fa, per puro caso, il mio cuore si è aperto ad una nuova cultura, ad un nuovo modo di intendere lo Spider. Disegnata da Giovanni Michelotti nel 62, rievocava quell'eroe che nei cieli ci ha salvato durante la seconda guerra mondiale. Ecco a voi la Triumph Spitfire. Questo è un esemplare, un'ultima serie, una 1500. Mai avrei pensato che fosse così divertente, così immediata, così puramente irriverente, tipicamente inglese, quindi con una eleganza apparente, ma con uno spirito così giovanile, ed erano appunto i giovani il target della Spitfire. E tutt'oggi sveglia quel giovane che è in te. Perché mi ha colpito la sua ecletticità? Perché già dalla seduta di guida si ha una percezione diversa dalle auto italiane. C'è minor simmetria, c'è maggior cinismo, si può percepire una maggior artigianalità dell'auto, incarna davvero lo spirito delle roadster classiche inglesi. All'inizio questa poca familiarità che si percepisce ti spaventa, fin quando poi non prendi confidenza con i comandi, con la frizione, con il cambio, che sono uno spettacolo perché sono semplicissimi da azionare. Il cambio ha degli innesti piuttosto secchi e il motore, questo motore così pieno, questo motore che ha appunto una capacità, un'elasticità di marcia anche di quarta. Il telaio è a doppia trave e non è il telaio del fuoristrada o il telaio appunto solito a piattaforma, ma ha questa, appunto, forma questa curva armonica verso il centro e ha sicuramente le sue particolarità. L'avantreno è spettacolare perché monta il doppio triangolo sovrapposto, uno alto e uno basso, che consente di direzionare benissimo la parte anteriore dell'auto, che è ben impiantata grazie anche al peso del motore. Mentre il retrotreno, leggerissimo, è al tempo stesso il suo punto di debolezza. Ma credo anche il suo punto di forza, perché è un'arma a doppio taglio, è composto da questa balestra trasversale oscillante che funge anche da molla e non serve il gas, perché nelle curve strette come questa di inerzia l'auto è molto ballerina e già la sua impostazione originale prevede questa caratteristica, che era, potremmo dire, un problema magari per chi non era avvezzo a guidare queste auto in un certo modo. Problema già della Triumph Herald, da cui lo Spitfire derivò il primo motore 1100, che poi passò a 1300 e poi nel 74 appunto ereditò questo 1500 MG, che era lo stesso, o quantomeno avranno sicuramente tanti punti in contatto col motore della MG Midget. Quindi abbiamo un'auto
un'auto che nel 74 poteva benissimo fare concorrenza alla neonata X19, che aveva invece ancora un motore 1.300, questo al di là del tipo di impostazione meccanica, perché comunque erano automobili che si riferivano soprattutto ai giovani. Le pubblicità dell'epoca lo dimostrano, uno schema sospensivo ancora affezionato, ecco, agli anni 50 e 60, ma con questa nuova meccanica molto reattiva appunto per questo telaio. Però l'auto rimane comunque molto controllabile, perché abbiamo un ottimo avantreno che è impiantato a terra, che ti permette di direzionarla dove vuoi, a patto che il posteriore non sia ancorato a terra, ma questa appunto è una sua caratteristica e bisogna conviverci. Come dicevo, può essere un'arma a doppio taglio, perché può tanto divertire quanto stancare, ma ripeto, adesso lo stiamo innescando, le ruote non sono delle migliori, sono piuttosto lisce, quindi nelle lunghe percorrenze, nelle curve a medio raggio non presenta tutto questo comportamento sovrasterzante, perché il leggero scudamento che ha il retrotreno anzi aiuta appunto l'inserimento. Perché ho deciso di girare questo video così? Non lo so nemmeno io, so solo che quest'auto l'ho vista per la prima volta nel 2015 o 16 circa. Ero un ragazzino, mi stavo appena appassionando alle auto d'epoca in un certo modo. Forte dei racconti della mia famiglia, trovai appunto quest'auto in un'officina dello stesso preparatore che mi ha ricondizionato la 126, ed è grazie a lui che va come avete visto. Paolo, il proprietario dell'auto, e nel parlare appunto di un'ipotetica prova sullo Spitfire, lui mi dice che l'auto probabilmente verrà venduta, si dimostra comunque disponibile però a farmela provare, e di lì come ho iniziato a guidarla non riuscivo più a scendere, mi colpisce al cuore. Comprende tutta la situazione e mi chiede di quanto tempo avrei avuto bisogno per girare questa prova e io avevo solo una mezza giornata disponibile, e allora mi invento tutto questo. Per molti appassionati veterani sarà uno Spider qualsiasi, con cui iniziare il proprio percorso sulle auto d'epoca, e in parte è così. Per me è stata qualcosa in più. Desideravo da tempo guidare un'auto inglese, desideravo da tempo guidare questa Spitfire e averla con me per una sola mezza giornata mentre ero sotto esami universitari mi ha fatto davvero sentire un ragazzo britannico degli anni 60 e 70 che esaudiva il suo sogno di avere uno Spider e cercare a tetto scoperto la propria libertà, come ogni film, canzone e altro prodotto culturale insegnava disperatamente all'epoca. Dietro questo singolare test drive si cela inoltre un segreto. Quando ho deciso di girare tutto ciò che avete visto in mezza giornata, l'ho fatto compromettendo altri miei impegni più importanti, compresi gli impegni universitari, e infatti pochi giorni dopo non ho superato un esame universitario perché ero troppo preso e distratto dalla Spitfire. Questo esame l'ho poi recuperato faticando in silenzio in un'altra sessione, quando avevo altri esami già tra loro accavallati e ai quali ho aggiunto anche l'esame anti-Spitfire. Cosa siamo disposti a fare per l'amore verso di loro, eh? E sapete cosa vi dico? Sono contento che l'ho vissuta così responsabilmente, degno di un ragazzoide inglese dell'epoca, quale io stesso mi sentivo per colpa sua. Ed è questa l'energia catalizzatrice di ogni auto d'epoca, ti proietta nella sua di epoca. E allora grazie Spitfire per averci resi ancora più vivi e per continuare a farlo, nonostante i tuoi oltre 60 anni. All'ultimo secondo, stacco.
po' schifo, però. ti adoro. Ma com'è andata?